Come realizzare un pratico scaldacollo all'uncinetto con il punto stella che all'occorrenza possiamo trasformare in un coprispalle oppure in una sciarpa infinity? Scopriamoli insieme in questo video tutorial. Io sono Silvia e vi do il benvenuto e il bentornato qui sul mio canale YouTube. In questo video tutorial andremo a realizzare insieme passo passo uno scaldacollo utilizzando il punto stella. Sarà un progetto completamente personalizzabile, inoltre adatto a tutte le tipologie di filato. Tra i punti all'uncinetto, il punto stella è sicuramente uno dei più conosciuti ed amati, che si sviluppa solamente sulla ripetizione di 2 giri di lavorazione. Per aiutare soprattutto i principianti ho cercato di semplificare e di rendere il più chiari possibili i vari passaggi che vi consentiranno di realizzare questo punto, ma soprattutto ho cercato di mimetizzare il più possibile l'apertura e la chiusura a giro all'interno del nostro lavoro. Quali sono le misure del mio progetto? Il mio scaldacollo è lavorato in circolare e ovviamente piegato a metà. In larghezza abbiamo circa 62 cm, mentre per quanto riguarda l'altezza ho lavorato fino a raggiungere 20 cm. Potrete replicare lo scaldacollo facendolo più grande, più piccolo, più basso o più alto a seconda delle vostre esigenze, seguendo tutte le indicazioni che troverete all'interno del video. Andiamo quindi a vedere il filato che ho scelto di utilizzare e cominciamo a realizzare insieme il nostro scaldacollo a punto stella. Per questo progetto ho deciso di utilizzare una cakes del filato Herman che potete trovare sul sito di Tessiland. Ho scelto una sfumatura che vada a racchiudere tutte le varie tonalità di grigio con un piccolissimo tocco di lurex argento. Come composizione abbiamo un 10% lana, 40% cotone, 20% acrilico e un 30% di poliestere. La cakes pesa 150 grammi ed ha una resa di circa 410 metri. Per la lavorazione con i ferri ci vengono indicate le misure 5,5 oppure 6, mentre come numero di uncinetto il numero 5 oppure il 5,5. E andrò a lavorare il tutto utilizzando un uncinetto numero 5. Solitamente per avviare un progetto con il punto stella in circolare viene indicato di realizzare un numero di catenelle pari. In questo tutorial voglio mostrarvi invece come eseguire questo punto in circolare utilizzando una base di catenelle dispari. In questo modo andremo a nascondere, a mascherare il più possibile il termine e l'inizio di ogni nuovo giro. Quante catenelle dobbiamo avviare? Nel mio caso, con questo numero di uncinetto e questa tipologia di filato, ho avviato 171 catenelle. Perché un numero così importante? Perché volevo uno scaldacollo che facesse almeno 2 giri intorno al mio collo, quindi uno scaldacollo dalle dimensioni importanti. Ho quindi avviato le mie catenelle dispari, le ho chiuse in cerchio e le ho letteralmente indossate. Dobbiamo ovviamente tenere conto che la misura delle nostre catenelle chiuse in circolare subirà una leggerissima variazione dopo aver eseguito qualche giro di lavoro. Se volete quindi avviare uno scaldacollo un pochettino più stretto, non dovete fare altro che avviare le vostre catenelle dispari e controllare che queste passino almeno dalla vostra testa. Una volta avviate le catenelle, dobbiamo andare a chiuderle in cerchio, verificando sempre che sul nostro filo non ci siano delle torsioni. Partendo quindi dall'uncinetto, controlliamo che le catenelle siano tutte rivolte nello stesso verso. Non dobbiamo quindi avere situazioni di questo tipo e controlliamo tutte le catenelle fino ad arrivare alla prima catenella che abbiamo realizzato. Vado quindi ad entrare con l'uncinetto nella mia prima catenella lavorata, prendo il filo e chiudo con un punto bassissimo. E cominciamo da subito con la nostra lavorazione. Il punto stella si sviluppa su 2 giri.
Il primo giro ci consentirà di realizzare la prima parte delle nostre stelle, il secondo giro di andare a completarle e alterneremo questi due giri finché il progetto non avrà raggiunto l'altezza desiderata. Cominciamo andando a realizzare 3 catenelle. Con l'uncinetto entriamo nella seconda catenella lavorata e prendiamo il filo. Andiamo poi ad entrare nella prima delle 3 catenelle lavorate. Entriamo e prendiamo il filo. Abbiamo 3 asole sul nostro uncinetto. Dobbiamo ora andare ad entrare qui, all'interno della prima catenella che abbiamo realizzato per il nostro progetto, quella all'interno della quale abbiamo chiuso in circolare con un punto bassissimo. Entriamo nella catenella, prendiamo il filo e lo portiamo attraverso. Andiamo ora nelle 2 catenelle successive. Vi entriamo singolarmente e portiamo fuori il filo. Entro nella prima, prendo il filo, entro nella seconda e prendo il filo. Avrò così 6 asole sul mio uncinetto. Ogni stella sarà composta da queste 6 asole. Carico il mio filo sull'uncinetto e attenzione, vi suggerisco di tenere un dito così tra i 6 punti e il filo che avete caricato. Capirete il perché nei passaggi successivi. Con il filo caricato andiamo a chiudere tutte le nostre asole presenti sull'uncinetto. Ora che abbiamo chiuso tutti i nostri punti, andiamo a bloccare il tutto prendendo il filo e chiudendo come se volessimo realizzare una catenella. Ed ecco qui la nostra prima stella. Abbiamo detto che ciascuna stella dovrà essere composta da 6 punti. Il primo lo abbiamo già caricato qui sull'uncinetto. Il secondo punto lo andiamo a prendere all'interno di questo spazio, questo piccolo cerchio che abbiamo appena realizzato chiudendo come se volessimo realizzare una catenella. Con l'uncinetto entriamo quindi in questo punto, prendiamo il filo e lo portiamo attraverso. Il punto successivo dobbiamo andare a prenderlo qui. Su questo filo, quello che vi ho detto di tenere bloccato, mentre andavate a chiudere la stella. Questa punta della nostra stella ha ovviamente un davanti e un retro. Noi dobbiamo andare ad entrare nella parte di filo posteriore di questo punto. Per mostrarvela meglio mi aiuto con un ago. Questa è la parte frontale. Questa è la parte posteriore del punto ed è qui che dobbiamo entrare col nostro uncinetto. Vado quindi ad entrare qui, prendo il filo e lo porto attraverso. E ho 3 asole sul mio uncinetto. Ci restano da caricare 3 punti. Il prossimo punto lo prendiamo qui, nell'ultima catenella nella quale eravamo entrati per eseguire la nostra stella precedente. Questo punto cade subito qui, sul davanti di dove siamo appena entrati con l'uncinetto. Entriamo in questo punto, in questa catenella, prendiamo il filo e lo portiamo con noi e andiamo ad entrare singolarmente nelle 2 catenelle successive. Entriamo nella prima, portiamo fuori il filo ed entriamo in quella successiva. E avremo così le nostre 6 asole sull'uncinetto. Carichiamo, mettiamo il dito e chiudiamo. Dopodiché blocchiamo il tutto. Ed ecco qui la nostra seconda stella. Vediamo velocemente come realizzare la terza ripetendo gli stessi passaggi. Entriamo al centro del cerchio, entriamo sul retro di questo punto che abbiamo volutamente lasciato morbido,
Entriamo qui nell'ultima catenella dove abbiamo preso l'ultimo punto e nelle 2 catenelle successive, 1 e 2. Chiudiamo le nostre 6 asole e blocchiamo. Questo sarà il nostro risultato. Dobbiamo proseguire ripetendo questi passaggi, creando le nostre stelle, fino a ritrovarci qui, al termine del nostro giro. Al termine del giro mi ritrovo in questa situazione. Ho lavorato una stella, ho davanti a me il punto bassissimo con il quale ho chiuso in circolare il mio lavoro e la prima stella di questo giro. Per concludere la mia lavorazione e non avere troppo spazio qui, vado a lavorare ancora una stella. Entro al centro della stella precedente e tiro fuori le mie prime 2 asole. Vado sul retro del punto come abbiamo fatto in precedenza ed entro nell'ultima catenella dove ho lavorato. E ho così 4 asole, me ne mancano 2. Una la vado a prendere proprio qui, sul punto bassissimo, e porto fuori. La sesta e ultima la vado a prendere nella catenella, quella qui sotto, dove mi ero agganciata con il punto bassissimo. Vado ad allargare un pochino per farvelo vedere meglio. Proprio qui. Entro e porto fuori. Ecco le mie 6 asole, che vado come sempre a chiudere insieme. Dovrei adesso bloccare la mia lavorazione andando ad eseguire una sorta di catenella. Invece, per bloccare il tutto e chiudere questo giro, vado qui, sulla terza catenella, quella più in alto, che avevo fatto quando ho cominciato il mio giro. Vado qui dentro la terza catenella e chiudo il tutto con un punto bassissimo. In questo modo. Vediamo ora come completare le nostre stelline col secondo giro. Realizzo una catenella e andrò a lavorare per tutto il giro all'interno dei cerchi degli spazi di ciascuna stella. All'interno di questi dobbiamo andare ad eseguire 2 mezze maglie alte. Carichiamo filo sull'uncinetto, entriamo nel cerchio e portiamo fuori il filo. 3 asole sul nostro uncinetto, carichiamo il filo e le andiamo a chiudere tutte insieme. Ancora una volta, sempre all'interno del foro. Dopodiché ci spostiamo nel foro successivo. Anche qui vi lavoriamo 2 mezze maglie alte. E continuiamo lavorando 2 mezze maglie alte nel foro di ciascuna stella fino ad arrivare al termine del giro. Andiamo a lavorare le 2 ultime mezze maglie alte nell'ultimo foro disponibile, questo qui. Dopodiché andiamo a chiudere il nostro giro realizzando un punto bassissimo qui, sopra la catenella che avevamo lavorato. Entriamo dentro e lavoriamo un punto bassissimo. Per cominciare il nuovo giro realizziamo 3 catenelle, entriamo nella seconda, prendiamo il filo, entriamo nella prima. Rispetto al primo giro abbiamo una sola variazione. Non prendiamo il punto qui alla base delle 3 catenelle, ma lo andiamo a prendere nel punto successivo. E siamo a 4 asole
Prendiamo la quinta e la sesta asola nei prossimi 2 punti. Abbiamo le nostre 6 asole, carichiamo il filo, chiudiamo, catenella. Ed ecco qui la prima stella del nostro giro. Da qui ripetiamo esattamente gli stessi passaggi che abbiamo eseguito nel primo giro di lavorazione. Ed eseguiamo tutte le nostre stelle fino ad arrivare al termine del nostro giro. Al termine del giro lavoriamo l'ultima stella. In questo caso gli ultimi 2 punti che comporranno la nostra stella saranno questi: questa mezza maglia alta e la maglia bassissima con la quale abbiamo chiuso il giro precedente. Chiudiamo e per completare il giro facciamo un punto bassissimo qui, nella terza catenella. Entriamo, prendiamo il filo, punto bassissimo. Nel prossimo giro ripeteremo i passaggi che abbiamo visto nel secondo giro di lavorazione, quello che prevede di lavorare 2 mezze maglie alte all'interno di ciascuno spazio di ciascuna stella fino al termine del giro. Dopodiché ripeteremo i passaggi che abbiamo appena eseguito per quest'ultimo giro di lavorazione. Proseguiamo quindi nel nostro progetto alternando questi 2 giri di lavorazione fino ad ottenere un risultato come questo. Ho continuato a lavorare alternando i miei giri fino a raggiungere un'altezza di circa 20 cm. Ovviamente questa misura è a vostro gusto e in base alle vostre esigenze. Potete fare lo scaldacollo delle mie stesse misure oppure continuare a lavorare giro dopo giro finché non raggiungete l'altezza che più vi piace. Come concludere la nostra lavorazione? Dobbiamo trovarci al termine del giro con il quale andiamo a completare le nostre stelle, quello dove eseguiamo 2 mezze maglie alte al centro di ciascuna stella. Dopo aver lavorato le mie ultime 2 mezze maglie alte, dovrei andare a chiudere il tutto con un punto bassissimo. Vado invece ad allungare la mia asola, sfilo l'uncinetto e taglio il filo. Sfiliamo il filo e lo poniamo su un ago. Per pareggiare il nostro lavoro andiamo ad entrare da dietro, in questo modo, sotto la prima mezza maglia alta che ci si presenta. Saltiamo quindi la catenella e portiamo con noi il filo. Dopodiché torniamo indietro all'ultima mezza maglia alta che abbiamo lavorato e questa volta passiamo in mezzo tra le 2 costine che compongono il punto e portiamo il filo nuovamente verso l'interno. E abbiamo così chiuso in modo invisibile il nostro progetto. Non ci resta che andare a bloccare il filo all'interno del lavoro. E come tocco finale al mio progetto non poteva mancare una delle mie etichette personalizzate realizzata per me da Fungolabel. Da un lato trovo il mio marchio e dall'altro lato la scritta handmade. Potete trovare questo modello e tantissimi altri modelli di etichette completamente personalizzabili con il vostro marchio direttamente sul sito di Fungolabel, che vi lascio scritto qui sullo schermo e nel box informazioni subito sotto il video. Ed ecco qui il nostro scaldacollo a punto stella finalmente completato. Era davvero da tantissimo tempo che mi chiedevate un tutorial con questo punto e spero di aver soddisfatto la vostra richiesta e siamo riusciti a mimetizzare il più possibile l'apertura e la chiusura del nostro giro con questo punto. Se questo progetto vi è piaciuto vi ricordo di farmelo sapere con un bel pollice in su e un commento proprio qui sotto il video. La vostra opinione per me è veramente molto importante
E se ancora non vi siete iscritti qui sul mio canale, potete farlo adesso, l'iscrizione è completamente gratuita e vi basta cliccare sul pulsante iscriviti proprio qui sotto il video. Vi ricordo inoltre che potete trovare questo e tantissimi altri tutorial di progetti all'uncinetto e non solo, sempre qui sul mio canale nelle apposite playlist dedicate. Perciò con il mio scaldacollo a punto stella io vi saluto, vi auguro come sempre buona creatività e spero ovviamente di rivedervi in un prossimo video, sempre qui sul mio canale YouTube. A presto!